Ma quanti tatuaggi che hai, Ultima? Hanno un significato particolare per te? Beh, dipende. Questo per esempio è a tema Halloween, perché è la festa che preferisco in assoluto. Anche la Mi mia. fa sentire sempre bambina. E questo unicorno invece? La mia Unikitty Lego? Beh, lei è come me, spensierata, vive e lascia vivere. Però mi fa incazzare. Lo so, Ultima, quando ti tu sei terribile. Ma ci puoi far vedere il tatuaggio, quello sulla pancia, quello del Bambi? Sì, aspetta, mi alzo il vestito. Dave, che succede? Stai bene? Ragazzi, non potete capire, fuori è successo un casino, c'è tipo un'esplosione di anni 80, è una cosa pazzesca. Ma che stava succedendo qui dentro? Ma niente. Comunque ci credo che c'è un'esplosione di anni 80. Con tutte le serie TV che ci stanno proponendo, ne vogliamo parlare? A voglia Giada, prepariamoci ad un 2019 nel segno di Magnum PI e Miami Vice. Qualcuno ha visto i miei scaldamuscoli? L'argomento anni 80 mi stuzzica, lo sapete, ma ci tengo a parlare anche dei favolosi anni 90 attraverso 2 videogiochi che hanno fatto la storia dei picchiaduro. Che ne dite se stasera ci facessimo una bella scorpacciata di anime? Ci sono un paio di nuove uscite assolutamente da non perdere. Piatto ricco mi ci ficco. Il menù di crossover universo nerd è servito. Ma le fettine parate ci sono, vero? Beh, l'unica cosa però che non rimpiango degli anni 80 è la moda. Nel senso, per i ragazzi è ancora passabile, ma le ragazze... Ma dai, io non la trovo così male, con quei maglioni larghi e belli comodi e con quei colori accesi potrei fare Jigglypuff tutto l'anno. Io invece avrei fatto una strage di cuori sopra la mia Pontiac Firebird nera. Kit, mi ricevi? Sto sempre allerta, io. Sì, Brian, con quei capelli ci sei quasi. Però ti manca le physique du rôle. Io comunque ho sempre preferito i motociclisti. Daisy, tu che ne dici? Non c'è più speranza. Come per il reboot di Hazard. Una catastrofe. Ma per altre serie la via di ritorno è appena iniziata. Negli anni 80 le serie TV si moltiplicavano come i Gremlins dopo la mezzanotte. Ora, a distanza di più di 30 anni, la televisione pullula di reboot delle più amate. Dopo il ritorno di Dynasty, dei Visitors e di MacGyver, ora è il momento di 2 autentiche bombe. Magnum PI, direttamente dal 1980. Addio ai baffi e ai mini shirts bianchi di Tom Selleck, al suo posto un meno carismatico Jay Hernandez, ma niente paura, la Ferrari 308 GTS resta protagonista. Nessuno può battere in velocità una pallottola. La NBC lancia invece il remake di Miami Vice, la serie cult con Sonny e Rico, che hanno fatto sognare un'intera generazione. Occhio al produttore esecutivo, sarà Vin Diesel. Ma se mi devo occupare di affari di droga da milioni di dollari con una macchina da topolino, io non ci sto. Attesi anche il ritorno dell'alieno Alf e di She-Ra, mitica sorella di He-Man. Per la forza di Grayskull! E non dimentichiamo le nuove serie ambientate negli anni 80. Stranger Things è la meglio riuscita, un mix esplosivo che riporta alla mente le atmosfere dei I Goonies, It e Stand By Me. Dov'è Will? Will! Mamma, Che c'è? devi stare calmo. Poi c'è Glow, che ha riesumato tutto il glam più trash dei mitici 80s. Scusi, cos'è Glow? Le grandiose lottatrici del wrestling. E mentre racconta le riprese di uno show di wrestling femminile, mette in luce quella feroce competizione che ha caratterizzato l'intero decennio. E voi, chi sognate di rivedere? Ragazzi, Glow Capolavoro, è bellissimo. un capolavoro Bello. su Netflix dove vengono ripercorsi gli anni 80 però in maniera super fedele e poi dei personaggi unici. Ma mi unici. insultate se vi dico che non l'ho ancora visto. Sì. C'è una vita che fa come? cagare Guarda, allora. non l'ho visto Davide. nemmeno io, Non sono l'ho mai sincera. negato. Allora, tutte e due fuori dal salotto di là. Via, Non via. siamo degne. Vai, parliamo degli anni 80, parliamo di serie TV ultima. Cosa hai visto tu di allora, bello che... è stata fatta negli anni 70 in America, ma è arrivata poi in Italia negli anni 80
Wonder Woman con Linda Carter. Wonder eccezionale. Brava, se Bellissima. stessa. No, Brian. Vi Brian. ricordate la mossa in cui Ma girava, è si bellissima! cambiava e nessuno la Cioè, riconosceva? ragazzi, ma cosa? Brian, Dai, gli anni 80, poi è una bella, bella Ma che donna. effetti Ma speciali scherzi, la aveva? migliore Vabbè, Wonder quelli Woman anni 80, sempre. quelli. Vabbè, dai, sì, ci sta assolutamente. Vabbè, Altro tu, che Gal Gadot. No, Gal Gadot non me ne voglia. poverina. Serie TV, Mork e Mindy, perché io ho un amore sfrenato per Robin Williams che mi manca tantissimo. Nano, e nano. film, scusate, esatto, film, scusatemi, non lo sta menzionando nessuno, Parliamo ma di un film, vuoi parlare di filmettino film? che non ha visto nessuno, che non prende... Guerre Stellari. No, Brian prima non è uscito alla piace, fine quindi degli anni non Parliamo Sì, sempre di va. effetti speciali, però lì Scusami. si salvano, lì sono belli. Io ho sentito che a Brian non piace. Anch'io. Può succedere. Allora, facciamo così. com'è Mi possibile? difendo dalla parte mia con serie TV, Picchialo. Willy il principe Picchialo. di Bel-Air e Picchialo. film invece, prima il pettine così, film invece assolutissimamente Beverly Hills Cop con Dai, Eddie va bene, Murphy. ok. Favoloso, Bellissimo, favoloso. bellissimo. Beh, negli anni 80 quanti film action sono usciti? Tantissimi. Madonna, abbiamo Commando, Terminator e tutti i Rocky. vero. Cioè, ragazzi, A te tutti quelli di azione. belli, grossi, pompati. Tra l'altro, Beverly Hills C'è anche Cop, Ghost se vuoi. diciamolo lì. Sempre grosso pompato Azione era. effetti Ma sai speciali. che Beverly Hills Cop volevano fare il quarto capitolo? Reparto geriatria, cioè nel senso Non invecchia- invecchia, Inevitabilissimo. ma Eddie Murphy non invecchia mai, tipo Tom è Cruise. tipo Tom Ma Cruise. vogliamo parlare di Ritorno al futuro? Ragazzi, parliamo di Ritorno al Ecco. futuro. Capolavoro. Prendiamo la DeLorean e torniamo ai tempi moderni, che così almeno ci cambiamo. Io c'ho dal- anche un bel caldo qui dentro. Anch'io. Ritorno al futuro. Eccoci! Charmander. Ecco perché c'aveva addosso quell'orribile maglione di Jigglypuff. Già da ricaduta nel pozzo nero dei Pokémon. Ma chetati te, che finalmente dopo tanta fatica riesco ad arrivare a livello 40. In realtà sono al 22. Voi a che livello siete arrivati con Pokémon Go? Ma vai, ci ho giocato per 4 giorni, non fa per me. Ma perché esiste ancora? Ormai anche Pikachu ha abbandonato Pokémon Go. Guarda che ci sono un sacco di cose ultimamente. Vabbè che è partito un po' a rilento, però per chi ha giocato tutti i Pokémon come me apprezzerà sicuramente. Sì, intanto i Pokémon se ne sono andati, ma almeno le battaglie con gli allenatori sono arrivate? Sì, lo so, bla bla bla, non sono ancora uscite, ma cosa ne sapete voi di Pokémon? Ah, il Game Boy, quanti ricordi! Anche io Pokémon Go ormai l'ho abbandonato, sono rimasta fedele solo a Ingress. Ma dai, ma pure io. Blu, vero? No, verde, tutta la vita. Ma Ingress è quello... è quello... Sì, il nonno di Pokémon Go. Esatto. Sì, insomma, è un gioco completamente diverso, ma che utilizza le stesse mappe e la realtà aumentata per mettere in campo due fazioni in lotta per il controllo del territorio. Ma basta fare le furbe, che scommetto che non sapevate neanche che hanno fatto un cartone su Ingress. Ma ce lo guardiamo insieme? Se c'è una cosa che i giocatori di Ingress non hanno mai capito bene o a cui non hanno dato molto peso, è proprio la storia del gioco. All'inizio apparentemente semplice, col passare degli anni sempre più oscura, complessa, contorta. Nonostante questo, data l'enorme popolarità del gioco in Oriente, non c'è da stupirsi che i giapponesi ne abbiano ricavato un anime. Toccherà quindi all'agente Makoto spiegarci perché la ricerca della materia esotica, disseminata sulla Terra da entità extraterrestri, nasconda un terribile segreto. Ingress. Un'altra produzione nipponica ad approdare su Netflix è la seconda stagione di Seven Deadly Sins, che segue i 4 episodi extra usciti dopo la prima stagione. Non c'è niente di meglio di un bello scontro con te, capitano. In Revival of the Commandments, i 7 cavalieri medievali di Britannia, ciascuno macchiatosi di un peccato capitale nel proprio passato, se la dovranno vedere con i demoni dei 10 comandamenti. Il bene e il male torneranno a confondersi. Speriamo solo che i tanti colpi di scena che caratterizzano la serie non confondano anche noi. E infine, grazie all'accordo con Dinit, sono da poco disponibili su Netflix anche 2 capolavori del maestro Makoto Shinkai, 2 toccanti storie d'amore divise nel tempo e nello spazio. In Your Name, Taki e Mitsuha si risvegliano a giorni alterni, l'uno nel corpo dell'altro, e iniziano una strana corrispondenza a distanza lasciandosi dei messaggi scritti sulla pelle, finché non decidono di incontrarsi. questo... Quella ragazza!
Mentre in Oltre le nuvole, il luogo promessoci, che ha lanciato la carriera di Shinkai, ci troviamo in un visionario universo parallelo, dove Stati Uniti e Unione Sovietica si sono divisi il Giappone al termine della Seconda Guerra Mondiale. 3 adolescenti crescono all'ombra di un'enorme torre in costruzione sull'isola di Hokkaido, ma il loro sogno di volare attorno alla gigantesca costruzione diventa una necessità quando scoprono che si tratta di un'arma in grado di trasformare il mondo. Sawatari, adesso devo mantenere la nostra promessa. Voleremo insieme sul Velasiela, fino alla torre. Dopo aver visto il cielo con gli occhi del geniale regista giapponese, quello reale vi sembrerà forse più piccolo. Ci siamo, è arrivato. Ragazzi, lasciatelo entrare. La resistenza è inutile. Cerchi Sarah Connor? Sarah Connor. Sì. Sapete cos'altro è nato nei favolosi anni '80? I picchiaduro ed incontri, che sono poi esplosi con Street Fighter e qualche anno dopo con Mortal Kombat. Esatto, Dave, e oggi vi ho portato i migliori lottatori delle due serie. Da un lato Street Fighter, dall'altro Mortal Kombat. Scegliete da che parte stare. Se vinci il torneo, vinci il rispetto. Choose your destiny. Round 1. Fight! Vedo che le ragazze sono delle belle sanguinarie. Femminucce! Ma smettetela, adesso vi faccio assaggiare il mio Hadouken! Io non potevo scegliere diversamente. Coloro che si opporranno a me saranno distrutti. Mio padre ha dato la sua vita per cacciarti dal nostro villaggio. Per te, il giorno in cui Bison graziò il tuo villaggio fu il giorno più importante della tua vita. Ma per me era solo un martedì. Anche se vi spaccherei il c***o con il mio cosplay di Poison, oggi vi farei una bella fatality. Soprattutto a Mr. Bison Lee. Perché, scusa? Hai usato criticare il mio maglione di Jigglypuff. È la cosa più bella del mondo. Ora imparerai cos'è il rispetto. La tua vita termina ora. Anche io ho interpretato un personaggio di picchiaduro, Morrigan di Marvel vs. Capcom, che arriva però dalla serie Darkstalkers e quindi qui non c'è. Allora cosa scegli? Preferisco tenere a freno i bollenti spiriti dei maschietti con le mosse glaciali di Sub-Zero. Questo sarà il vostro ultimo combattimento. Beh, per me esiste solo Scorpion. Vorrei tanto avere l'abilità speciale che ha lui. E quale sarebbe? Quella di afferrare gli oggetti a distanza. Sai che comodità essere seduta sul divano e prendere la birra che c'è in frigo? Vabbè, ho capito. Oggi ci penso io. Bison Dollari? Bison Dollari. Accetto qualsiasi valuta. Chi sopravviverà a questa battaglia? Scopritelo nel prossimo episodio di Crossover Universo Nerd e fateci sapere sulla nostra pagina Facebook cosa ne pensate. Meglio Street Fighter o Mortal Kombat?